Buongiorno carissimi, buongiorno, questo è il big day, il gran giorno, infatti stiamo per visitare finalmente una delle 7 meraviglie del mondo moderno. L'emozione è tantissima, siamo a Petra, ormai l'avete capito, e proveremo un po' a vedere di cosa si tratta. Petra, insieme al Wadi Rum, è stato il motivo principale per cui abbiamo deciso di visitare la Giordania. Da tanto tempo infatti avevamo il desiderio di visitare una delle 7 meraviglie del mondo moderno, nonché patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1985, e così finalmente siamo riusciti a realizzare questo piccolo sogno. Allora, adesso siamo al SIC. Il SIC che sembra un grande canyon, ma in realtà non è un canyon, cioè una gola scavata dall'acqua, ma è una faglia geologica prodotta da forze tettoniche. È giusto? Sì. Non so, l'ho detta al primo colpo, è incredibile. Ed è lunga circa 1,2 km. Sì, le pareti sono altissime, arriva fino a 200 metri di altezza ed è bellissimo perché si percorre tutto questo sentiero fino ad arrivare ovviamente all'icona probabilmente di Petra, il punto più famoso, più turistico e più fotografato anche assolutamente di Petra. Carissimi, ce l'abbiamo fatta, quello che vedete alle mie spalle è il tesoro, uno dei monumenti ovviamente più famosi di tutta Petra. In realtà dovete sapere che Petra non è solo questo, infatti Petra è una città gigantesca dove ci sono tantissime cose da vedere, infatti molte persone consigliano addirittura di fermarsi 2 se non 3 giorni perché ci sono un sacco di trekking, un sacco di sentieri da fare, il posto è veramente fighissimo. Ovviamente il consiglio è sempre quello di arrivare super presto perché essendo probabilmente il posto più famoso, più turistico di tutta la Giordania, si riempie tantissimo di gente. Ottomano from Petra, welcoming Italian to Petra. We love Italian. Petra, waiting for you. Entrare a Petra non è economico, ma se acquistate l'ingresso per più giorni, il prezzo giornaliero scende notevolmente. Io vi consiglio di comprare il Jordan Pass prima di entrare in Giordania, vi lascio il link qui sotto. Il Jordan Pass include tutte le principali attrazioni da visitare in Giordania, con oltre 40 luoghi compresi all'interno del pacchetto, e in più include anche il visto, obbligatorio se non si ha il Jordan Pass. Si possono trovare in tutto 3 pass, le cui caratteristiche principali non cambiano, tuttavia ognuno include una durata differente per visitare Petra, perciò se volete rimanere più tempo in questa località è necessario selezionare l'opzione giusta. Noi per esempio, avendo solo un giorno da dedicare a Petra, abbiamo acquistato il Jordan Wanderer. Pensate che la storia di Petra è super affascinante. I primi insediamenti che sono stati rinvenuti qui risalgono, pensate, all'epoca neolitica, si parla del 7000 a.C. e si ritengono i più antichi insediamenti rurali di tutto il Medio Oriente, cioè Petra è abitata fin dall'antichità, ma in realtà Petra come la conosciamo oggi è stata costruita prevalentemente da una popolazione araba, si chiamavano i Nabatei, che erano dei mercanti, degli artigiani molto famosi, molto bravi nel costruire cose, e infatti se oggi abbiamo Petra così come la conosciamo è semplicemente grazie ai Nabatei. E quando Petra raggiunse l'apice della sua potenza, della sua popolarità, pensate che aveva al suo interno 30.000 abitanti, cioè era praticamente una città enorme, e vivevano praticamente nelle caverne che vi stiamo facendo vedere, ed è veramente incredibile pensare che migliaia di anni fa vivevano delle persone qua dentro.
La grandiosità dei Nabatei fu proprio quella di riuscire a costruire questa città, la loro città, all'interno della roccia, cioè scavando proprio all'interno della roccia di arenaria, ferrosa, ed è per questo che appunto Petra è diventata così tanto famosa e così tanto anche apprezzata dal mondo occidentale, da tutte le persone, proprio per questo fatto qua. Una delle tante curiosità di questa città è che fu popolata dai Nabatei fino circa al 500 d.C., quando fu colpita da un forte terremoto. Dopodiché la città si spopola e viene quasi dimenticata. Viene poi ripopolata dai Beduini, che hanno provato a tenerla nascosta dal mondo occidentale. E pensate che Petra rimase sconosciuta al mondo occidentale fino ai primi anni del 1800, parliamo praticamente di 200 anni fa, quando uno studioso svizzero, mi pare si chiamasse Ludwig qualcosa, comunque stava facendo un viaggio qui nel Medio Oriente, sentì dei beduini parlare di questa città nascosta e quindi riuscì ad entrare, a visitarla, e quindi fu il primo a scoprire la bellezza di Petra e riportarla alla luce, così che oggi noi possiamo vedere e godere di questa incredibile città. Se continuate lungo il tragitto principale partendo dal tesoro, dopo circa più o meno 2,5 km, arrivati in questo punto esatto, dal quale partono, pensate, ben 800 gradini, anche più di 800 gradini, sono tipo 850 gradini, per arrivare su fino al monastero dove vi stiamo portando adesso io e Serena. Dopo credo un'oretta di trekking, dopo più di 800 scalini, ce l'abbiamo fatta. Benvenuti al monastero di Petra. Quello che vedete alle nostre spalle è il monastero ed è stato costruito inizialmente come tomba dai Nabatei Nel III secolo nel a.C. III secolo a.C. Carissimi, siamo tornati in ostello, ci siamo già fatti le docce, siamo stravolti, questa giornata ci ha distrutto, abbiamo camminato alla fine una ventina di chilometri, ovviamente ci sarebbero molte più cose da vedere, ma in solamente una giornata siamo riusciti a fare questo. Adesso andremo a cena, poi andremo a dormire prestissimo, perché domani vi facciamo ancora vedere un'ultima attrazione di questo incredibile viaggio che ci è piaciuto tantissimo, quindi rimanete con noi, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao ragazzi! E buongiorno! Oggi purtroppo è l'ultimo giorno di questo bellissimo viaggio e vi abbiamo portato a Little Petra. La cosa figa è che per entrare a Little Petra non si paga, sia se avete il Jordan Pass, sia se non ce l'avete, nessuno ci ha detto niente, è venuta una guida, ovviamente ci diceva 1 ora, 20 dinari, ma noi gli abbiamo detto Se non vi serve la guida, se non vi serve la guida potete tranquillamente andare, nessuno vi farà storie e la visitate per conto vostro senza pagare niente. Adesso vi facciamo vedere Little Petra. Carissimi, spero che anche questa breve visita a Little Petra vi sia piaciuta, spero soprattutto che questo video e questa serie di video sulla Giordania, se li avete visti tutti ovviamente, vi siano piaciuti. Per noi è stato un viaggio veramente stupendo, la Giordania è un paese super ospitale, ci sono un sacco di cose da vedere, dall'architettura al mare, alle spiagge bellissime ovviamente di Aqaba, alla storia, c'è veramente tantissima roba da vedere, quindi il mio consiglio, se riuscite, è quello di prendervi almeno una settimana per riuscire a godere appieno di tutte le bellezze che questo paese offre, perché veramente ne vale assolutamente la pena.
È stato un viaggio incredibile, abbiamo percorso circa 1000 km in macchina, on the road, in giro per tutta la Giordania. Quello che mi ha colpito tantissimo è l'ospitalità con cui ci hanno accolto i giordani. Questa popolazione è veramente super ospitale, sono tutti, ma tutti davvero super gentili, super disponibili, cercano sempre di aiutarti, sempre di... non lo so, anche se non gli chiedi niente, cercano sempre di essere a fianco a te, attenti a tutte le tue disponibilità, a tutte le tue esigenze. Non ho mai trovato finora probabilmente una popolazione così attenta e così aperta soprattutto agli stranieri, e questo è sicuramente un punto a favore. Venite pure tranquilli, è un paese super sicuro nonostante sia certo in una zona del Medio Oriente, comunque tutti sappiamo abbastanza rischiosa, abbastanza pericolosa, però per quello che abbiamo vissuto noi la Giordania è sicuramente un paese super sicuro e quindi super consigliato. Anche se avete bambini, avete famiglie eccetera, venite tranquilli, la Giordania è aperta a tutti. Detto questo, anche quest'ultimo video è finito. Il nostro viaggio sta giungendo al termine. Mi raccomando, se vi sono piaciuti i video, iscrivetevi al canale, supportate questo bravissimo ragazzo. Mettete un bel like, mi raccomando, condividetelo a chi volete voi. Io vi ringrazio anticipatamente per essere arrivati fino a questo video, fino alla fine di questo video, di questo incredibile viaggio. Noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi, ciao! Ci sei? Ci sono. Paolo, buongiorno carissimi, oggi è il gran giorno, è il big day, infatti siamo a Petra e stiamo per visitare... no. Paolo, ed è la nostra seconda come si dice? Il secondo sette meraviglie del mondo? Come si deve dire? No, vabbè. Che è la seconda meraviglia del mondo Che vediamo, sì. La maestria dei Nabatai... No! Paolo. Quello che vedete alla mia... Cos'è che dobbiamo dire? Chi parte? Parto io? Parti te? Quello che dovete... Vabbè, niente. Parto io. Ok, Devo parti. dire che è stata costruita dai Nabatai. Sì, vai. Amici, siamo solo all'inizio e io sono già stanca. Yeah! 3, 2, 1. Buongiorno! Buongiorno carissimi. Oggi è l'ultimo Oggi giorno. purtroppo è Ah no, l'ultimo ma scusa, giorno. dovevi dirlo te, aspetta, Ma scusa. sì, andava bene. Vai, 3, Ma 2. si vede la tua mano. No, 3, 2, 1. Che buono. No, rifai.